Nella parte orientale del Friuli Venezia Giulia, vicino al confine con la Slovenia, dove le Alpi Giulie incontrano la pianura, si trovano le valli del Natisone, famose per la produzione di un ottimo vino, grazie al clima delle sue dolci colline, un habitat perfetto per vitigni autoctoni. Le valli sono attraversate dal fiume Natisone, che ha modellato il paesaggio di questa regione con le sue acque limpide e fresche. Un elemento vitale per Cividale, una città fondata dai Romani nel I secolo a.C., incastonata come una gemma nel cuore di queste valli. Da subito la città ci appare molto accogliente con i camperisti, che trovano una nuova area di sosta molto ampia e dotata di tutti i servizi, per una sosta confortevole durante la visita della città. Per accedere all'area è necessario scaricare un'applicazione per verificare i posti disponibili e poi pagare la sosta al termine del soggiorno. Passeggiare tra le vie del suo centro storico è come fare un viaggio nel tempo e l'eco del passato si fonde con la vivacità del presente, creando un'atmosfera unica. La piazza principale, un tempo animata da un mercato, oggi è circondata da palazzi storici che ospitano bar e ristoranti, in cui fermarsi per un aperitivo o per assaporare la cucina locale. Al centro, una fontana che esisteva già nel XIII secolo e che porta in cima una statua di Diana. La piazza è intitolata allo scrittore longobardo Paolo Diacono e la casa con gli affreschi era la sua casa natale nell'VIII secolo d.C. Ogni angolo, ogni edificio ed ogni pietra ci raccontano una storia, che si ritrova ben esposta al Museo Archeologico Nazionale. Già nel I secolo a.C., Giulio Cesare aveva chiamato la città Forum Iuli e a testimonianza del periodo romano vengono conservati nel museo alcuni mosaici e pietre incise. In seguito, nel VI secolo d.C., i Longobardi, provenienti dalla Scandinavia, scelsero questa città come sede del primo ducato longobardo in Italia, e numerosi sono i ritrovamenti risalenti proprio a quel periodo. Come un sarcofago in pietra ritrovato nella piazza di Cividale in seguito a scavi, o i resti di una tomba di un cavaliere sepolto con il suo cavallo, o il corredo funebre di un guerriero. Nelle teche si possono vedere oggetti di uso quotidiano e armi dell'epoca, ma anche oggetti ornamentali, sia femminili che maschili, come collane, spille e fibule, e diverse pedine da gioco ricavate dalle corna dei cervi. Ma una delle attività più fiorenti nel periodo longobardo era l'oreficeria, che ha prodotto autentici capolavori, come alcuni ornamenti, ma anche molte monete in oro. In seguito alla caduta del Regno Longobardo, Cividale fece parte del Sacro Romano Impero, successivamente del Patriarcato di Aquileia e nel XV secolo divenne parte della Repubblica di Venezia, quando fu costruito il Palazzo dei Provveditori Veneti che ospita il museo. Nella loggia del Palazzo Comunale, frutto di un restauro del 1958, vi sono 2 lapidi in marmo dedicate a Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II.
E proprio davanti alla facciata principale è stata collocata una bella statua in bronzo, dedicata al fondatore di Cividale, Giulio Cesare. E da qui si può intravedere la facciata della chiesa più importante di Cividale. Il Duomo di Cividale è dedicato alla Santa Maria Assunta e la versione che vediamo oggi risale al XVI secolo. La navata centrale è dominata da una preziosissima pala d'altare in argento e oro, donata nel 1200 dal patriarca di Aquileia, e da un crocifisso in legno del XIII secolo. Mentre in una navata laterale si trova il monumento funebre del patriarca Niccolò Donato. In questa chiesa, il 6 gennaio di ogni anno, si svolge la Messa dello Spadone, un rito che risale al 1366, in cui si affermava il potere spirituale, civile e militare del patriarca di Aquileia. Passeggiando lungo le stradine del centro di Cividale è facile trovare ristoranti e trattorie che offrono i piatti della tradizione friulana, preparati con prodotti locali e accompagnati da vini tipici delle valli del Natisone. E non è possibile lasciare la città senza aver assaggiato il famoso frico, che qui preparano al momento tutto il giorno e dove se ne può acquistare un po' sottovuoto da portare a casa. Dopo una bella porzione di frico dovete assolutamente assaggiare la famosa gubana. Prodotta artigianalmente già dal 1400, è una chiocciola di pasta sottile ripiena di uvetta, noci e pinoli, dal sapore unico e inconfondibile. Le piccole gubanette e gli strucchi, fatti con lo stesso ripieno, possono essere gustati anche durante una pausa ammirando il panorama. A Cividale è possibile visitare l'ipogeo celtico, con una visita guidata accompagnati da speleologi esperti previa prenotazione presso l'Infopoint. Una ripida scaletta ci porta nella camera centrale da cui partono 3 corridoi. L'ipogeo è una cavità naturale sotterranea lungo l'argine del fiume Natisone e la sua passata funzione è ancora un mistero, perché ad oggi mancano studi scientifici che dovrebbero avvalorare leggende e fantasiose interpretazioni. Nelle pareti vi sono alcune nicchie scavate nella roccia che ricordano 3 maschere. E percorrendo i corridoi, alcuni sedili in pietra fanno pensare che le grotte fossero state usate come carceri in periodo romano o longobardo, mentre in periodi più recenti le cavità sono state usate come cisterna per l'acqua. La visita è molto interessante e lo speleologo ci ha dato le informazioni in modo tecnico ma facilmente comprensibile. In posizione defilata rispetto al centro storico si trova il monastero di Santa Maria in Valle, che risale al VII secolo d.C. e che in tempi recenti ha inglobato anche il tempietto longobardo. All'epoca della sua costruzione, nel monastero vivevano le suore benedettine e la visita inizia dal refettorio, la sala dove le monache consumavano i loro pasti ascoltando la lettura delle sacre scritture da questo pulpito. Le suore osservavano le rigide regole della clausura e nel chiostro potevano dedicarsi alla lettura e alla meditazione. Passato il chiostro, attraverso un passaggio creato di recente, si accede al tempietto longobardo, la più alta espressione artistica arrivata ad oggi dal popolo longobardo. Costruito nell'VIII secolo d.C., era riservato ai nobili e alle loro famiglie, e vi si possono ammirare affreschi, stucchi e statue originali restaurate e riportate al loro antico splendore.
Inoltre, in una sala della chiesa di San Giovanni, adiacente al monastero, si possono ammirare altri affreschi, staccati dalle pareti del tempietto. E il coro, un capolavoro in legno, collocato qui dopo il restauro, in attesa di essere ricollocato al suo posto nel tempietto. Da qui si notano anche le finestre schermate attraverso le quali le monache seguivano le celebrazioni senza essere viste, e al piano superiore si possono visitare gli spazi a loro riservati. Le cosiddette celle erano le loro stanze private, arredate in modo semplice ed essenziale, che per secoli sono state inaccessibili al mondo esterno. A volte le monache comunicavano con l'esterno attraverso questa ruota girevole, che permetteva loro di prendere qualcosa lasciato all'esterno da qualcuno che non poteva vederle. Il fiume Natisone attraversa Cividale creando scorci meravigliosi e dal Ponte del Diavolo lo si può ammirare in tutta la sua disarmante bellezza. La costruzione del ponte iniziò nel 1400 ma fu completato solo 100 anni più tardi, dopo innumerevoli vicissitudini che ritardavano i lavori. A tal proposito si narra che il diavolo avesse aiutato gli abitanti nella costruzione in cambio dell'anima del primo che lo avesse attraversato. Ma un cane fu il primo a varcare l'arcata, ingannando il demonio e lasciando intatta la comunità. Volendo raggiungere le sponde del fiume, è possibile seguire un percorso immerso nella natura, che nasconde anche piccoli tesori, come un vecchio mulino del XVIII secolo, unico rimasto, e oggi in uso all'Associazione Alpini di Cividale, che ne ha curato il restauro. Nonostante la sua apparente tranquillità, il Natisone è un fiume dal carattere deciso, capace di plasmare la roccia con la sua forza, ma in alcuni punti lungo il suo percorso scorre placido e permette di godere delle sue spiaggette. Negli anni 70 il Friuli era la zona più militarizzata d'Italia e Cividale aveva enormi caserme con migliaia di militari per difendere i confini italiani. La caserma Francescatto era una di queste, fino al 1990, quando i cambiamenti politici in Europa hanno permesso di ridurre il sistema difensivo e riqualificare gli spazi per l'intera comunità.
La casa medievale del XIV secolo è la più antica di Cividale. Un tempo probabilmente ospitava il laboratorio di un orafo e dopo la ristrutturazione la si può visitare, anche se noi purtroppo l'abbiamo trovata chiusa. La stretta della Giudaica è una stradina ciotolata pedonale che conserva uno dei pochi tratti di mura di epoca romana e conduceva al quartiere ebraico di Cividale. Lungo la strada c'erano in passato diverse attività chiamate mestieri ed esercitate in piccoli negozi dei quali rimane oggi la Farie Geretti. Farie in friulano è la bottega del fabbro, uno dei mestieri più antichi di Cividale. La nostra giornata cividale volge al termine. Il sole, che ha illuminato le pietre antiche e le acque del Natisone, si è ritirato dietro le colline. Ma la città non si spegne, anzi, si veste di nuove luci, più intime e soffuse. Cividale di notte è una magia da vivere, un'emozione da custodire nel cuore. E noi speriamo di avervi regalato un assaggio dell'incanto di questa città. Per raggiungere il santuario della Beata Vergine di Castelmonte è necessario lasciare Cividale e seguire le indicazioni per 8 chilometri e a quota 600 metri il santuario domina le valli del Natisone. Nel XII secolo c'era già una chiesa e un secolo dopo era uno dei luoghi più importanti del patriarcato di Aquileia. Il santuario subì diversi incendi e terremoti, ma fu sempre ricostruito e ampliato, fino alla versione odierna con la collocazione sull'altare della Madonna col Bambino, a cui molti credenti sono devoti, per i numerosi miracoli che le sono stati attribuiti. Per questa ragione il santuario è meta di numerosi pellegrinaggi e il più importante si svolge l'8 settembre di ogni anno, con la partecipazione di migliaia di persone. In questa occasione i fedeli percorrono a piedi la salita da Cividale al santuario per ringraziare la Vergine Maria che in cima alla collina accoglie i pellegrini che invocano il suo aiuto. La Casa del Pellegrino è un rifugio accogliente per coloro che vogliono fermarsi una notte al santuario. In cima ad un parco naturale attrezzato è stata posta una grande croce, illuminata di notte, che vuole essere un punto di riferimento per tutti i fedeli, e da qui si può godere di uno spettacolare panorama su tutta la vallata.
Da Cividale, percorrendo circa 10 km, si raggiunge Tarcetta, dove è possibile parcheggiare il camper, e da qui, in circa mezz'ora di cammino, arrivare al piccolo borgo di San Giovanni d'Antro, che domina il fondovalle percorso dal Natisone. Un breve ma suggestivo sentiero ci conduce ad una scalinata per accedere ad un altro tesoro di queste valli, per un'immersione tra storia, natura e avventura. Salendo 86 gradini si inizia un viaggio nel tempo che parte dalla chiesa di San Giovanni d'Antro, con il suo altare in legno, intagliato nel XVII secolo da Bartolomeo Ortari. A lato dell'altare, due cappelle custodiscono affreschi molto antichi, ma perfettamente restaurati. Ma è dietro l'altare che inizia l'avventura, alla scoperta di un ipogeo di 5 km scavato dall'acqua e visitabile per 300 metri. Qual è la causa di riempimento dell'acqua? Uno speleologo accompagna i visitatori nella grotta, spiegando che gli orsi hanno vissuto qui 40.000 anni fa e si ritiene che anche l'uomo preistorico avesse abitato questa grotta. Nei secoli il sentiero è stato modellato dall'acqua che a volte rende molto difficile l'esplorazione anche agli speleologi. La temperatura nella grotta è costante di circa 11 gradi ed è quindi necessario abbigliamento e calzature adeguati. E a volte le precipitazioni abbondanti non permettono le visite. Il percorso è particolarmente emozionante davanti a spettacolari colate di calcite, create dalla cristallizzazione del carbonato di calcio contenuto nell'acqua, che filtra costantemente nella grotta fino a formare a metà percorso anche un piccolo laghetto. All'esterno, il panorama sulla valle è uno spettacolare scenario naturale e conclude in modo entusiasmante la nostra visita di Cividale e delle sue valli.